Bentornati a Football Benchmark, benvenuto e bentornato anche ad Antonio Di Cianni, manager sport practice di KPMG. Ciao Antonio. Ciao Luca, buonasera a tutti. Allora, stasera vogliamo parlare del player trading, quindi vieni nel mio campo, perlomeno cercherai di aiutarmi a cercare. Lascio parlare te stasera. No. Cercheremo di interpretare i numeri che vengono soprattutto dallo studio report che fa annualmente la FIFA sul player trading, quindi riferito soprattutto a dati di transazioni internazionali, ma poi andremo a cercare di capire anche le plusvalenze di cui tanto si parla e ci aiuterai a capire verso che direzione si può andare, quali possono essere eventualmente le limitazioni ma anche i benefici che portano le plusvalenze. Io partirei, e naturalmente sarai d'accordo visto che abbiamo concordato la scaletta insieme, sullo studio che ha fatto la FIFA sulle commissioni agli intermediari, perché tanto si parla di calciomercato ma tanto si parla anche degli intermediari. Bene, nei dati che sono a disposizione dalla FIFA abbiamo sottolineato, e mi aiuterai a capire, la grande crescita che ha avuto la risorsa generata dal calciomercato, che poi va a finire nella spesa, nelle intermediazioni. Ci sono tre tipi di intermediazioni: quella della società che vende, quella della società che acquista e poi chi effettivamente rappresenta il giocatore. Queste sono le cifre nel corso degli anni che sono salite in maniera quasi vertiginosa, no? Sì, la grafica mostra due chiari messaggi. Una crescita vertiginosa, abbiamo preso periodo tra il 2014 e il 2020, una crescita direi vertiginosa, più che triplicata in commissioni pagate ad agenti tra il 2014 e il 2019, e poi una brusca frenata tra il 2019 e il 2020, con una diminuzione di circa il 23%. A cosa è dovuta questa brusca frenata? Chiaramente principalmente alla pandemia. Certo. Quindi non solo nelle tasche dei club sono arrivati meno soldi in termini di mancati ricavi, anche gli agenti chiaramente hanno visto il volume d'affari diminuirsi, di conseguenza hanno anch'essi incassato di meno. Importante da dire, Luca, come tu ben sai, questi numeri riguardano solo i trasferimenti internazionali. Sì. Se andiamo ad analizzare dove vengono spesi questi soldi per le intermediazioni, non è una sorpresa il dato che vede che il 70% di quel volume di affari viene speso soprattutto nel Big Five, quindi Inghilterra, Italia, Germania, Spagna e Francia, che sono chiaramente le nazioni più ricche. Cosa ci dice questo grafico? Che Italia e Inghilterra, che sono quelle che fanno più mercato, sono quelle che spendono di più nelle intermediazioni, perché al di là della necessarietà del ruolo dell'intermediario, oppure c'è chi come la Spagna che comunque fa un buon mercato. Qui ragioniamo su 2 anni, 2018-2019, 2019-2020, proprio per cercare di mitigare un po' anche l'effetto Covid di cui parlavi tu poco fa. E verso cosa sta andando la FIFA per cercare di, in qualche modo calmierare anche queste spese? Sì, innanzitutto le Big Five, come dici tu, rappresentano una grossa fetta dei numeri totali a livello FIFA che abbiamo visto nella grafica precedente, rappresentano circa il 70%, quindi l'ennesima conferma che questi mercati, questi campionati sono chiamati Big Five per un motivo. Il discorso qual è? Innanzitutto, piccola curiosità, volendo uscire dai Big Five, il Portogallo sarebbe in quarta posizione con circa 130 milioni di euro, quindi sarebbe davanti alla Spagna e alla Francia, e come sappiamo il Portogallo soprattutto sul mercato sudamericano fa ingente uso di procuratori e di intermediari per acquistare i cartellini dei calciatori. Per quanto riguarda la direzione della FIFA, è di pubblico dominio che la FIFA voglia appunto calmierare, mettere dei limiti, delle regole un po' più precise rispetto a discorsi di trasparenza, quindi come diventare intermediari, discorsi di mettere un cap cosiddetto, quindi un limite alle commissioni, anche porre un freno ad eventuali conflitti di interessi. Sappiamo che ci sono diverse società che fanno uso e probabilmente anche abuso di determinati intermediari per
acquistare determinati calciatori. Si sa che il club Wolverhampton in Premier League è molto vicino all'agenzia Gestifute di Jorge Mendes, per esempio. Quindi la FIFA sta cercando di porre un po' di maggiore scrutinio, di maggiori regolamentazioni, un qualcosa che è stato anche pubblicamente, come posso dire, contrastato dagli agenti principali, i Raiola, i Jonathan Barnett, eccetera, eccetera. Per chiudere questa prima parte sul discorso delle commissioni e degli intermediari, giusto per andare ancora più nello specifico, in Italia nel 2019 sono stati spesi 188 milioni per le commissioni per i trasferimenti all'estero, di cui 44 le ha spesi la Juve, 32 l'Inter e 23 la Roma. Con te però vorrei spostarmi sul discorso delle plusvalenze, perché l'altro tema molto importante nel mercato è quello di determinate plusvalenze. Qui sono studi che ha fatto Football Benchmark, KPMG, per cercare di capire quali sono le leghe che hanno maggiormente utilizzato questo strumento, che si sono avvalse di questo strumento, e dal grafico vediamo che la Serie A è quella che ha sviluppato più valore, potremmo dire così, no? Dalle cessioni, 719 milioni di euro nel periodo tra la stagione 2016-17 alla stagione 2018-19, quindi queste sono tutte di media. Questa è la media, quindi si parla di più di 2 miliardi in totale. Esatto, ma soprattutto sono tutte certificate dai bilanci, quindi non sono notizie di mercato o situazioni che abbiamo scoperto magari a livello giornalistico, sono tutti dati certificati dal bilancio. Quello che ti vorrei chiedere è il pallino arancione, ovvero la percentuale sui ricavi operativi rispetto al quanto generato dalle plusvalenze. Per esempio, vediamo che nella Serie A questa percentuale è al 31%, nella Premier League al 12%. Intanto ti chiedo cosa significa questo 30% e se è un bene o un male avere una percentuale alta o bassa. Allora, il 31% significa che la media delle plusvalenze totali aggregate della Serie A nel periodo in considerazione rappresenta circa il 30%, quindi il 31% dei ricavi operativi generati. I ricavi operativi sono quelli da stadio, televisivi, inclusivi di UEFA e commerciali, tanto per intenderci. Certo. E le plusvalenze, il saldo plus minus valenze riguarda chiaramente la compravendita di calciatori. Rispetto alla seconda parte della tua domanda, quindi è un bene o un male? Beh, diciamo che più è alto questo numero, e come dicevi tu, la Serie A è seconda, sempre guardando alla Big Five, solo alla Ligue 1 francese, storicamente una fucina di talenti. Questo numero più è alto, più significa che c'è una certa dipendenza a far leva sulle plusvalenze. Chiaramente le plusvalenze sono un'operazione di bilancio che spesso viene anche effettuata per porre limite, aggiustare il bilancio a fine anno, soprattutto in situazioni con crisi come quella che stiamo vivendo adesso, o in situazioni dove magari si è sofferta una retrocessione, si è mancato l'accesso ad una competizione europea. È importante dire una cosa, la leva dalla plusvalenza è ovviamente assolutamente regolare, certo, e permessa, legittima, e diciamo che un eccessivo uso della plusvalenza potrebbe portare poi a dei rischi, soprattutto se in periodi come questi poi c'è una depressione del mercato, dove i valori dei calciatori diminuiscono. Diciamo che il concetto è che se sei bravo a vendere perché hai venduto e hai elevato un grande giocatore, assolutamente legittima. Ci sono stati dei casi di cui abbiamo anche parlato che possono essere comunque oggetto almeno di discussione. L'altra considerazione che mi viene da fare è che se la Serie A, come la Ligue 1, la Serie A è diventato, la Ligue 1 è sempre stato un campionato che vende, è chiaro che l'incidenza della plusvalenza sui ricavi operativi della stagione è certamente più alta, perché la Premier League in realtà è un mercato che compra più che vendere. E proprio per questo infatti il numero è basso. Esatto. E allora andiamo a vedere anche i club che hanno il miglior saldo per quanto riguarda le plusvalenze, perché forse non a sorpresa, Antonio, nella prima posizione c'è il Monaco con addirittura 504 milioni di euro nelle stagioni che abbiamo preso in considerazione guadagnati con le plusvalenze, ma vediamo anche dei grandi club come la Juventus, come il Barcellona, come il Chelsea,
Sicuramente ci sono dei club che hanno sempre utilizzato il mercato per sostentare il bilancio, come la Roma, come il Borussia Dortmund, come il Benfica, come il Lione. Quello che sorprende forse, almeno dal mio punto di vista, è che ci siano delle grandi. Sì, esatto, fino magari a qualche anno fa avremmo visto soltanto le portoghesi, qualche francese, le squadre olandesi, mi viene in mente l'Ajax. Negli ultimi tempi anche le cosiddette big stanno facendo uso di questa leva, non che non lo facessero prima, sono sempre state anche in grado di vendere calciatori effettuando una plusvalenza, le big, però in questi anni diciamo è una leva usata ancora di più. E quindi Antonio, ma per tornare al discorso che facevamo prima, cioè chi è legato più alle plusvalenze o meno, ci aiuta forse anche la grafica successiva, cioè vedere quanto l'incidenza della plusvalenza club per club, no, incide sui ricavi operativi, perché qui andiamo a vedere che il Monaco rimane primo, scompaiono di fatto le grandi e rimangono in questa speciale classifica, come dicevi tu prima, le olandesi, le portoghesi e due club come Genoa e Samp che hanno sempre venduto giocatori, no? Sì, la grafica di prima infatti era l'aggregato su 3 anni. Volendo mettere quegli aggregati in percentuale sui ricavi, ecco che la classifica chiaramente cambia, perché la Juventus non è più seconda in questa classifica, perché i ricavi operativi che genera la Juventus sono comunque molto molto alti, al contrario invece di club come questi in sovraimpressione che magari generano meno plusvalenza in valore assoluto di un club come la Juventus o come la Roma, ma che in percentuale sui ricavi operativi risultano essere molto più alte. Il Monaco chiaramente in prima posizione, i vari Mbappé, Bakayoko, Bernardo Silva negli ultimi anni hanno lanciato un sacco di fenomeni, Sporting Braga piuttosto che le olandesi, tutti i club che fanno sempre ricorso storicamente, ripeto, alla leva della plusvalenza, e Genoa e Samp. Sicuramente un 92% del Genoa, 76% della Sampdoria cosa ci dice? Ciò che dicevamo poc'anzi. Questi due club fanno molto uso di questa particolare leva. Se un anno, per qualunque motivo, e il Covid può essere uno di questi, non riuscissero a generare livelli di plusvalenze tali come gli anni precedenti, a quel punto il bilancio chiaramente potrebbe andare un attimo più in sofferenza. Allora, dobbiamo correre, ma abbiamo l'ultima fotografia della Serie A che voi di KPMG ci avete portato, ovvero la situazione nelle squadre italiane. Naturalmente rivediamo e ritroviamo la Sampdoria e il Genoa in questa classifica, torniamo a vedere la Juventus. È evidente che quello che dicevi tu prima, ovvero che l'incidenza della plusvalenza in squadre come Samp e Genoa è sicuramente fuori dalla media rispetto alla Serie A, che comunque si attesta intorno a quel 30% che avevamo visto poi all'inizio della nostra chiacchierata sulle plusvalenze. Sì, queste sono le migliori 8 per valore assoluto di plusvalenze negli anni 16, 17, 18, 19. Aggregati in questo caso. Aggregati, quindi l'ordine è stato preso in questo senso qui, per questo c'è un mix di, diciamo, più grandi e meno grandi, se vogliamo dire così. E Genoa e Samp chiaramente rimangono al top se invece guardiamo l'ordine dell'incidenza sui ricavi. Anche la Roma comunque con un 43% ha, come posso dire, un'incidenza abbastanza rilevante, magari un po' sopra media, se vogliamo usare quel 30% che abbiamo visto prima sulla Serie A. Una cosa che è importante dire, Luca, in conclusione, è che anche la Covisoc a livello nazionale, a livello FIGC, sta monitorando, scrutinando in maniera più attenta queste operazioni, perché ci sono state situazioni che hanno fatto un po' storcere il naso anche all'opinione pubblica su magari giocatori particolarmente giovani venduti a dei prezzi ritenuti eventualmente eccessivi, e quindi la Covisoc e la federazione ci vogliono vedere più chiaro e hanno aperto questa sorta di focus, di analisi più dettagliata per capire se effettivamente tutte le operazioni che sono state svolte sono in linea, diciamo, con dei valori di mercato equi. Grazie mille allora Antonio per questo approfondimento decisamente interessante. Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana. Buona serata a tutti.